Salve a tutti. L'argomento di quest'oggi, anzi la domanda di quest'oggi è se i suoi genitori si salvano dalla morte. Sembra una domanda incongrua, assurda, ma dietro c'è tutto un discorso, nel senso che ciò che io dico, i video che io faccio, mirano a far cadere degli schemi. E allora adesso arriviamo al fatto che i genitori ci possano salvare dalla morte, o almeno che noi pensiamo questo. Noi tutti abbiamo paura di morire. Non abbiamo paura di far morire gli altri o di veder morire gli altri, perché non ci identifichiamo negli altri, però abbiamo paura di morire noi, i nostri cari, le persone che sono legate a noi. Il bambino ovviamente pensa che il genitore lo salverà da tutto, per cui qualsiasi pericolo per lui il genitore è la salvezza. Bene, una parte di questo resta dentro di noi. Il genitore, nella crescita del bambino, si può rivelare come tutt'altro che amoroso e protettivo. Diciamo che in genere i genitori con i figli non lo sono. Non si deve dire perché è scandalo, ma la maggior parte dei genitori non amano i figli. Anche se tutti devono illudersi di essere amati dai genitori. Tempo fa una persona mi ha detto: ma io mi drogo, mi sono drogato, qualche volta ancora di drogo, però i miei genitori non mi hanno fatto niente. E no, chissà, gli è venuto dallo Spirito Santo. E quindi se volete capire se i genitori vi hanno fatto qualcosa di bene o di male, basta che vedete come state. Se non avete ansia, se siete tranquilli, se non avete paura di affrontare gli altri, non avete paura di affrontare il mondo, i vostri genitori vi hanno trattato abbastanza bene. Se invece siete pieni di paura, non avete il coraggio di parlare con la gente o siete arrabbiati con la gente, se avete problemi di salute, di sonno, problemi di sonno, di insonnia, di ansia, di panico, eccetera, 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 se avete fobie, ossessioni, eccetera, eccetera, vuol dire che i vostri genitori non solo non vi hanno amato, ma vi hanno fatto anche del male. Noi cresciamo normalmente con l'idea che i nostri genitori siano stati bravi genitori, o almeno passabili, perché noi vogliamo pensare questo. E su questa immagine noi abbiamo costruito il nostro Dio, per esempio. Un Dio che stermina l'umanità, manda un diluvio universale, stermina l'umanità, stermina gli animali, le piante, eccetera, eccetera, giudica l'uomo che ha costruito lui, che ha fatto lui, secondo il mito, lo giudica e non gli va bene come l'ha fatto e lo condanna, lo premia o lo condanna, ma lo può condannare ad essere bruciato vivo in perpetuo. Questo è il Dio buono. Ah, ma non si deve leggere alla lettera la Bibbia. E come si deve leggere? A rovescio. Il fatto è che avendo noi avuto un genitore non buono, che camuffiamo da buono, possiamo camuffare da buoni tutti gli altri, a cominciare da Dio e finire dai politici, che ci strangolano di tasse, ci tolgono la sanità, ci tolgono tutto, però quel partito magari è buono.
Partito che se va al potere non cambia niente, perché loro sanno già che si danno il cambio, quindi sono d'accordo fra di loro, insomma, no? Quindi, se noi scopriamo il genitore com'è, noi scopriamo anche il mondo com'è. A volte la gente dice, ma io mi ricordo com'è stato il mio genitore o i miei genitori. Erano genitori che mi umiliavano, mi rimproveravano, mi picchiavano, erano cattivi. Però non è cambiato niente. Però anche loro discendevano da una famiglia non buona, quindi i poveracci hanno fatto quello che potevano fare, non erano stati amati, quindi non erano in grado di amare. Quindi in fondo non ha colpe. Il genitore deve essere sempre giustificato, anche quando ci ha trattato male, perché comunque c'è la speranza che nel tempo possa capire e cambiare con noi. Io ricordo una volta una paziente che ebbi, che era una donna in politica in grado piuttosto elevato, la quale mi raccontò che durante la giovinezza i genitori non se l'erano filata né lei né la sorella, non se l'erano filate per niente, e che loro giravano il mondo, ma le figlie le lasciavano alle tate, all'istitutrice, le mandavano in tutti i collegi di lusso, no? Magari gli faceva fare il pattinaggio, l'equitazione, ma non se le filavano mai. Venuta la vecchiaia, si sono ricordate che avevano delle figlie. E lei è accorsa, perché finalmente avevano bisogno di lei. Così lei li ha coccolati, gli ha dedicato anni di vita, loro hanno detto, oh poverino, quanto mi dispiace che non ti abbiamo dato quello che dovevi avere, eccetera, eccetera. Lei li ha perdonati ampiamente ed è stata fregata in pieno. Perché il genitore recuperato è un genitore che ci ripara. Naturalmente tutti diranno, ma non è vero, io so benissimo che il genitore non mi ripara da nulla, io mi mantengo da solo, io vivo da solo o da sola, i miei genitori non c'entrano più niente, non hanno più quel valore. Non è vero. E la prova è che se improvvisamente scoprono che il genitore ha commesso un abuso su di loro, cosa molto probabile, parlo di abuso sessuale quando erano bambini, improvvisamente tutto cambia. Cioè, mentre è facile il dire i miei genitori mi hanno maltrattato, è difficilissimo dire i miei genitori mi hanno abusato. E vi spiego perché. Perché un maltrattamento dà l'idea che il genitore si ravveda e possa diventare buono. L'abuso sessuale no, perché è mostruoso. Perché vuol dire che il genitore è mostruoso, non ha un'anima, non ha una sensibilità. Per fare certe cose a un bambino deve essere proprio un verme. E allora lì non lo possono recuperare. E allora le cose sono due, cioè quello che succede quando scopriamo l'abuso. Uno, non vogliamo accettare che ci sia l'abuso. I sogni ce lo dicono, ce lo ripetono, poi guardiamo i nostri sintomi, sono quelli, ma non l'accettiamo lo stesso. Seconda possibilità, non neghiamo l'abuso, ma non ne tiriamo fuori le emozioni. Se non ne tiriamo fuori le emozioni non cambia nulla.
È come se la cosa non ci riguardasse, è come se la cosa non riguardasse i nostri genitori, come se non fosse mai esistita. Tutto resta uguale. Infatti i tatti si lamentano, dice io ho scoperto il mio abuso, però non è cambiato niente, però io non ho tirato fuori le emozioni, l'ho fatto rimanere qui a livello della mente, non è passato qua. E non lo fanno passare proprio perché se lo fanno passare il genitore muore. Muore non al di fuori ma dentro di noi. Non abbiamo più un genitore. E cosa c'è di così terribile nel non avere più un genitore? Magari abbiamo 40 anni, magari lavoriamo, magari abbiamo un'altra famiglia, non abbiamo più bisogno di un genitore. No, ne abbiamo bisogno perché quello ci salva dalla morte. Noi non lo sappiamo, ma quel genitore ci salva dalla morte. Chi ha invece vissuto la morte interiore di un genitore, perché quella esteriore non c'entra niente, non vuol dire che sia morto dentro, sia morto nella realtà. La morte interiore che è quel genitore non esiste più per noi, nel senso che è una persona qualsiasi, è diventata una persona normale, cioè così com'era, senza l'alone del genitore, senza i superpoteri del genitore. Non ci può più salvare la vita, non ci può più proteggere. Il momento in cui non ci può più proteggere né un genitore né l'altro, quello che dicono normalmente le persone che riescono ad arrivare a questo punto è: mi sento solo o mi sento sola, mi sento solissima, non ho più nulla, non ho un futuro, non ho niente, mi sento male, sono tristissimo, non ho più l'angoscia ma ho una grande tristezza, quasi una depressione. E chi dice ma mi sta cadendo la mente condizionata, è caduta la mente condizionata, io domando: ma sono caduti i vostri genitori? Sono morti? Perché quando muoiono dentro di noi li sogniamo morti. A volte li sogniamo che stanno cadendo, che stanno morendo. Quando muoiono i genitori non abbiamo più chi ci protegge. E cosa succede quando non abbiamo più chi ci protegge? Che nessuno ci protegge più dalla morte. Che possiamo morire. Possiamo morire da un momento all'altro. Un incidente di macchina, anche se stiamo giovani, in buona salute, o comunque stiamo. Un meteorite, un Covid ancora più efferato. Improvvisamente ci accorgiamo che possiamo morire. E naturalmente molta gente dirà: ma io lo so benissimo che posso morire. Non è vero. Ma voi pensate che l'umanità vivrebbe così se sapesse di morire? Che passerebbe tutto il tempo a lavorare se sapesse di morire? Non cercherebbe di fare una vita più lieta possibile o meno amara possibile? Non passerebbe il tempo a passeggiare, a chiacchierare, a fare l'amore, a mangiare, eccetera, eccetera? Invece di costruire palazzi, dormitori, di costruire poteri, domini, di fare i palazzi futuristici, perché devono fare a chi ce l'ha più alto. Una volta dicevano che chi ce l'ha più lungo, adesso è chi ce l'ha più alto. Io non ho fatto il lavoro che avrei voluto. Beh,
non mi sono realizzato. E tanto devi morire, ti realizzi o non ti realizzi, che ti cambia? Fai soldi o non fai soldi, che ti cambia? Cioè l'importante è che hai soldi per mangiare, per bere, per dormire, per curarti. Il resto a che ti serve? Ma così non mi diverto. Ma non è vero che ci divertiamo a seconda di quello che facciamo fuori. Noi stiamo bene a seconda di come stiamo dentro. Fuori possiamo fare quello che vogliamo. Gianni Agnelli, uno degli uomini ricchissimi, no? D'Italia forse il più ricco, correva con la macchina come un disperato perché era un disperato e si faceva di coca perché era un disperato. C'è gente ricca e famosa che si è suicidata, ma chi ve lo racconta che essere ricchi faccia stare bene? State bene o male a seconda di come state dentro, a seconda di come avete superato i vostri traumi o dolori infantili. Ma il momento in cui muoiono i genitori dentro di noi, e cioè li vediamo come sono, e in genere non sono positivi, naturalmente qui insorgono le persone, ma non è vero, i genitori fanno quello che possono. Ma se fosse così, se i genitori amassero, nella maggioranza, diciamo, i figli, noi avremo una società così crudele, così cattiva, così assetata di potere. Noi abbiamo una società orribile. Abbiamo 59 guerre in atto in questo momento. La gente ammazza i civili, oltre ai militari, i bambini, se ne frega completamente. L'America è sorta sullo sterminio di una razza. Noi abbiamo fatto un genocidio, il più altro che quello degli ebrei. E l'abbiamo fatto noi europei, perché siamo noi che siamo andati in America, siamo diventati americani. Li abbiamo sterminati tutti. Siamo delle carogne. Perché non solo volevamo quella terra, ma volevamo cacciare pure loro. Doveva essere solo nostra. Non solo gliela usurpavamo, ma ce la dovevano dare tutta, loro dovevano morire. Abbiamo cacciati nelle riserve, era la loro patria. Gli americani sono nati sullo sterminio dei pellirossa. E gli americani siamo noi europei che siamo andati in America. Poi, oddio, gli immigrati, che sventura gli immigrati, abbiamo sterminato tutti. Allora gli immigrati eravamo noi. Noi abbiamo fatto del male agli altri. Non solo, ma successivamente in America noi abbiamo portato la mafia, perché la mafia l'hanno portata agli italiani. Ma noi queste cose non le vediamo. Ed è inutile dire politica, questo è meglio, quello è peggio. Se noi non vediamo, succede sempre la stessa cosa, da qualsiasi parte arrivi. E il fatto è che comunque per noi i genitori sono la salvezza dalla morte. Tanto è vero che quando a un certo punto cadono davvero sul serio i nostri genitori e muoiono, noi ci ritroviamo davanti alla morte. La morte ci guarda e ci dice: bello mio, guarda, io sto qua, devi fare i conti con me. Puoi morire fra 5 minuti, o domani, o fra un anno. Non si sa. Quando mi gira a me, sei nelle mie mani. A questo punto viene la disperazione. Oddio,
Ma se muoio e devo lasciare tutto, compreso me stesso, che ho fatto a fare tutto quello che ho fatto? Perché ho studiato? Perché ho lavorato? Perché ho messo su famiglia? Tanto devo perdere tutto. C'era una graziosa commedia quando la televisione trasmetteva commedie, quando non c'era il desiderio compulsivo e assurdo e abietto di guadagnare trasmettendo solo film, no? Ma si facevano cose istruttive per la gente che non si fanno più. Era forse la migliore di Europa come televisione, quella italiana è diventata una delle peggiori. E c'era una curiosa come titolo, insomma, commedia, il cui titolo era "Non te li puoi portare appresso", e alludeva ai soldi. Mi ricordo che ci lavorava un attore divertentissimo e bravissimo che si chiamava Gianrico Tedeschi. E appunto faceva vedere una famiglia che se ne fregava dei soldi, insomma, no? Perché quando abbiamo fatto i soldi, il piacere che ci danno i soldi è pensare che gli altri pensano di noi, che noi siamo bravi. Cioè è come si dice volgarmente, è una sega mentale. Cioè ci sentiamo felici al pensiero di quello che pensano gli altri, più mentale di così. Non è che siamo felici per una cosa che ci accade, che stiamo vivendo, no, ma al pensiero di come pensano gli altri di noi, che poi non lo sappiamo. Anche perché agli altri di noi gliene può fregare di meno, come a noi degli altri. E allora mi ricordo una volta che stavo parlando con un grande produttore di orologi napoletano, e mi ricordo che era ora di pranzo e io dissi vabbè andiamo a pranzo, dico ma lei non viene? No? Avevamo chiacchierato un po'. E lui disse no, io resto a lavorare, mi faccio un panino e resto a lavorare. Dico come? Dico ho fatto tutto questo impero, stavamo a Napoli. Dico per poi vivere in questo modo, cioè a pranzo si fa un panino, fa una sosta, parla con qualcuno. Dico ma chi glielo fa fare? Ma mio figlio però è ospite delle migliori famiglie napoletane, diciamo così, va? Insomma, era ospite della nave di Achille Lauro. Lui poteva dire che suo figlio era ospite nella nave di Achille Lauro e per questo sacrificava la sua vita. Come si dice, stava male di capoccetta. Cioè tutto quello che noi speriamo sono tutte cose mentali, di testa, che non servono a niente, che non ci fanno stare bene. L'unico modo per stare bene è entrare dentro se stessi e risolvere i problemi del nostro passato. Perché vuol dire togliersi una benda dagli occhi e vedere com'è il mondo e capire che il genitore non ci può salvare. E se non ci può salvare il genitore, non ci può salvare il genitore, non ci può salvare Dio, non ci può salvare il politico, eccetera, eccetera. E allora vediamo il mondo com'è veramente. Perché tutto il resto ce lo siamo costruiti noi. Quindi i genitori ci devono salvare dalla morte e noi ce li teniamo stretti senza saperlo
perché finché ci teniamo i genitori noi ci sentiamo salvi dalla morte, noi non dobbiamo morire. Ricordo una signora che conoscevo, una specie di amica, gli morì il marito e lei disse, lei era molto cattolica, perché è morto mio marito? Poteva morire un altro. Dico, ma che Dio fa scambi, deve far morire qualcuno per cui io muore tuo marito fa morire un altro. Ogni volta che tocca loro, no? Quelli che hanno una fede, si scandalizzano, dicono perché a me, o perché a mio marito, o perché a mia moglie, o perché a mio figlio, perché erano sicuri che siccome loro pregavano e credevano, il male Dio l'avrebbe fatto agli altri, a loro non li tocca. Eppure ci sono le prove che non è così, no? Cioè che Dio non salva quelli che lo pregano, perché tutti gli tsunami che si portano via un mare di gente, quella ha pregato male, si è dimenticata? O se arriva la peste o il Covid, quello che è, e si porta via e ammazza un sacco di gente, non è la stessa cosa? Muoiono quelli che non hanno creduto? Non è così, no? E se viene un terremoto in una città, muoiono i giusti e i peccatori, no? Di quella religione, intendo. Quindi si dovrebbe capire che non è vero che Dio fa queste parzialità, che non è vero che se lo preghiamo ci fa i miracoli. Io ricordo che quando ebbi un ictus, non molti anni fa, ero ricoverata a un ospedale di Roma, l'ospedale di San Giovanni. Siccome io mi ero ripresa immediatamente, cosa che non avviene mai o quasi mai, perché la gente ha bisogno di persone qualificate che la riabilitano, ha bisogno di una riabilitazione, insomma, in qualche modo. Io invece avevo ripreso, sia mi ero ripresa da un'emiparesi che avevo, cioè metà corpo paralizzato, anche perché avevo quella più difficile, che era dell'emisfero sinistro. E parlavo pure bene, ed ero anziana, e c'era gente più giovane di me, che aveva 20 anni meno di me, che invece stava lì faticando con la riabilitazione, eccetera. Vennero tutti, una fila di medici dell'ospedale a vedermi come fenomeno e mi dicevano, signora, lei lo sa di essere stata miracolata? Dico, ma da chi? Se io avessi detto sì, ho sentito la Madonna, gli sarebbe parso vero. E io gli ho detto, mi spiace, ma io sono atea, quindi di miracoli non ne ho ricevuti. E gli ho dato una frustrazione, poveracci, perché volevano sentirsi rassicurati. D'altronde c'era il crocifisso appiccicato lì, nonostante l'Italia sia un paese laico. Noi abbiamo i crocifissi appiccicati nelle scuole e negli ospedali. E questo ce lo dovrebbero spiegare perché. Il che dimostra che non siamo un paese laico. Perché se io sono un musulmano e entro dentro una scuola, o devo trovare le immagini di tutti o di nessuno. La cosa più logica è non trovarle di nessuno, ovviamente, no? Ma noi non siamo né democratici né laici. Mi diceva l'altro giorno una persona che in Svezia non esistono i titoli accademici. Cioè una persona non viene chiamata dottore, avvocato, eccetera.
ma viene chiamato con nome e cognome. Che meraviglia! E per giunta si danno tutti del tu, altra meraviglia. Noi invece siamo faraonici, noi dottore e dottoressa ci tengono, siamo pieni di orpelli e di schemi. Ma io sono iscritto all'albo, io li toglierei tutti gli albi. Non servono a niente. Non servono assolutamente a niente. Siccome tanto gli studi che si fanno, sia quelli dell'università, sia quelli post-universitari, almeno per la psicologia, non mi pronuncio sugli altri perché non li ho fatti, ma sulla psicologia non servono a niente, perché non è con le nozioni che tu curi la gente, ma dipende solo dal percorso interiore che hai fatto. Naturalmente nessuno dice «Oh, potrei avere un trauma infantile», visto che si dice che i traumi infantili non si ricordano. No, io so di non avere traumi, dicono alcuni, altri poveretti dicono io ho cercato e li ho trovati, e lo dicono in tanti, ma gli altri non ne tengono conto perché non lo vogliono sapere, e non lo vogliono sapere perché non vogliono rinunciare ai loro genitori. Cioè noi non rinunciamo ai nostri genitori perché i genitori ci garantiscono l'immortalità. Io ricordo ancora che quando cadde la mente condizionata, io volevo uscire fuori dalle porte della città, c'erano le mura, che era la mente condizionata ovviamente, e c'erano dei giganti alle guardie delle porte che mi dissero resta qui dentro, là fuori c'è la morte, c'è solo morte, qui dentro sarai immortale. Io risposi io voglio uscire lo stesso. Uscii e fuori c'era un deserto. Mi voltai indietro, non vidi più i giganti, ma vidi un muro di mattoni che circondava la città. Ed era vero che lì fuori c'era la morte, perché finché non lasciamo la mente condizionata noi ci sentiamo immortali. Se usciamo dalla mente condizionata noi ci sentiamo mortali e incontriamo la morte. Quindi questo è un monito per tutti quelli che o non riescono ad accettare l'abuso, pur sapendo che c'è, o non riescono a tirare fuori le emozioni dell'abuso che hanno subito, stanno continuando a soffrire come se non avessero fatto nessun percorso, per la semplice ragione che stanno riparando i loro genitori. E la ragione per cui riparano i loro genitori è che i loro genitori gli assicurano la vita eterna. Un saluto a tutti.